Buongiorno a tutti e benvenuti su Bravocast Italiano. Sono Stefano e oggi siamo qui per parlare di qualcosa che molti di voi mi chiedono continuamente. Ogni settimana ricevo messaggi, commenti, domande e quasi sempre la domanda è la stessa. Perché non riesco a parlare italiano in modo scorrevole? Perché mi blocco sempre? Perché conosco le parole ma non riesco a metterle insieme quando parlo? Se anche tu ti sei fatto questa domanda, allora sei nel posto giusto. Oggi proviamo a capire insieme cosa succede davvero quando cerchi di parlare e non riesci a trovare le parole. Buongiorno a tutti, sono Angela e sono contentissima di essere qui oggi con voi per questo argomento. Anche io mi sono trovata in quella situazione. Capivo tutto quello che leggevo, capivo quello che sentivo, ma quando dovevo aprire la bocca e parlare, silenzio. Niente, come se le parole sparissero tutte in un momento. È una sensazione frustrante, lo so bene, e voglio dire subito una cosa importante. Se ti succede questo, non è perché non sei portato per le lingue. C'è una ragione precisa e oggi la scopriamo insieme. Partiamo subito dal primo punto. Sai qual è uno dei motivi più comuni per cui le persone non riescono a parlare in modo scorrevole? Studiano troppo e parlano troppo poco. Ecco il problema. Passano ore a studiare vocaboli, a fare esercizi, a leggere testi e tutto questo è utile, attenzione. Ma poi, quando arriva il momento di parlare, non sono abituati. È come se qualcuno si allenasse guardando video di nuoto per mesi e poi si aspettasse di nuotare perfettamente il primo giorno che entra in acqua. Non funziona così. Questa è un'immagine perfetta, Stefano. Guardare video di nuoto non ti insegna a nuotare. Allo stesso modo, studiare italiano non è la stessa cosa che parlare italiano. Quando studi hai tempo, puoi fermarti, puoi pensare. Quando parli, invece, tutto succede in tempo reale. Non puoi fermare la conversazione e dire «Aspetta, fammi controllare la grammatica». Allora cosa fare? La risposta sembra semplice, ma molte persone la evitano proprio perché fa paura. Devi parlare. Ogni giorno, anche se fai errori, anche se non è perfetto. E qui arriviamo al secondo grande problema, la paura di sbagliare. Quante volte ti è successo di sapere come si dice una cosa, ma non l'hai detto perché avevi paura di usare la parola sbagliata o di fare una brutta figura? Alza la mano, anzi, scrivi nei commenti sì o no. Hai mai avuto questa paura? Perché ti dico una cosa, questa paura è normalissima. Tutti la sentono all'inizio. Il problema è quando questa paura ti blocca completamente e ti impedisce di parlare. Io capisco benissimo quella sensazione. Ricordo quando studiavo una lingua straniera e avevo una conversazione davanti a me. Il cuore che batteva forte, la testa completamente vuota e pensavo, so le parole, le ho studiate, dove sono andate. Quello che succede in quel momento ha un nome. Si chiama blocco d'ansia. Quando sei ansioso, il tuo cervello va in modalità difensiva. Invece di aiutarti a trovare le parole, ti manda segnali di pericolo. E così la memoria non funziona bene e ti blocchi. Non è una tua mancanza, è semplicemente come funziona il cervello umano sotto pressione. E quindi cosa si fa con questa ansia? Si combatte? Si ignora? No. La si accetta e si ricomincia a parlare lo stesso, anche con l'ansia. Perché più parli, anche se ti senti a disagio, più l'ansia diminuisce. È come salire su una giostra che ti spaventa. La prima volta hai paura, la seconda volta un po' meno, la terza volta inizi persino a divertirti. Lo stesso vale per parlare italiano. Ogni conversazione che fai, anche quella difficile, anche quella piena di errori, ti rende più sicuro per la prossima volta. Adesso voglio parlare di un altro motivo per cui le persone non parlano in modo scorrevole. Molte persone cercano di tradurre nella testa mentre parlano. Pensano nella loro lingua madre e poi traducono le frasi in italiano in tempo reale. Questo crea un problema enorme, perché la traduzione richiede tempo, richiede un passaggio in più nel cervello. E mentre stai ancora traducendo la prima frase, l'altra persona ha già risposto e tu sei rimasto indietro. Hai presente quella sensazione di essere sempre un passo indietro nella conversazione? Esattamente. E la soluzione è imparare a pensare in italiano. Lo so, sembra difficile all'inizio, ma si può fare gradualmente
Inizia con le cose semplici. Quando vedi un caffè, pensa caffè. Quando guardi fuori e vedi il sole, pensa c'è il sole, fa bello. Quando hai fame, pensa ho fame, voglio mangiare qualcosa. Non devi fare discorsi complicati nella testa. Inizia con frasi piccole, semplici, di ogni giorno. Piano piano il tuo cervello inizia ad associare le situazioni direttamente alle parole italiane, senza passare dalla traduzione. Questo è un esercizio che chiamo pensiero italiano quotidiano. Ogni giorno, anche solo per 10 minuti, prova a pensare in italiano. Descrivi quello che vedi intorno a te, quello che stai facendo. Stai facendo colazione? Pensa. Sto bevendo il caffè, è mattina, ho sonno. Non importa se le frasi sono semplici, non importa se non sai tutte le parole. Usa quelle che conosci. Questo esercizio, fatto con costanza, cambia davvero il modo in cui il tuo cervello lavora con la lingua. E voglio parlare anche del vocabolario. Un altro motivo per cui le persone non parlano in modo scorrevole è che cercano di usare parole troppo difficili o troppo perfette. Ma nella conversazione reale le parole semplici sono quelle che servono davvero. Nessuno parla come un dizionario. Parlare bene non significa usare parole difficili, significa comunicare in modo chiaro e naturale. Prima di imparare 100 parole nuove e difficili, assicurati di saper usare bene le parole più comuni e utili, quelle ti portano lontano. Questo punto mi sta molto a cuore. Ho visto tanti studenti che conoscevano parole incredibilmente difficili, ma non sapevano dire: "Posso avere un bicchiere d'acqua, per favore?" O "Scusa, puoi ripetere?" O "Non ho capito, puoi parlare più lentamente?" Queste frasi sembrano banali, ma sono quelle che usi ogni giorno. E voglio fare una domanda direttamente a voi. Qual è la parola o la frase italiana che conosci ma che non riesci mai a usare in modo naturale quando parli? Scrivila nei commenti, siamo curiosi di sapere. Adesso parliamo del ritmo della lingua. Ogni lingua ha un suo ritmo, una sua musica. L'italiano è una lingua molto melodica e quando non siamo abituati a questo ritmo, quando lo sentiamo ma non lo sentiamo davvero, allora parliamo in modo meccanico, a scatti, senza fluidità. Il modo migliore per imparare il ritmo è ascoltare tanto. Canzoni italiane, film italiani, podcast come il nostro, ma in modo attivo. Ascolta una frase, mettila in pausa, ripetila ad alta voce. Cerca di imitare non solo le parole, ma anche il tono, il ritmo, la velocità. Questa tecnica si chiama shadowing. Lo shadowing è davvero potente. Quando imiti il ritmo di un madrelingua, il tuo cervello e la tua bocca iniziano a lavorare insieme in modo più naturale. E sai cos'altro aiuta tantissimo? Leggere ad alta voce. Prendi un testo semplice in italiano e leggilo ad alta voce. Senti come suonano le parole, come si collega una parola all'altra. Questo allena la tua bocca, la tua pronuncia, il tuo orecchio. E adesso voglio anche dire una cosa sulla velocità. Parlare veloce non significa parlare bene. Parla al tuo ritmo, con chiarezza. La velocità arriverà da sola, nel tempo. Voglio affrontare qualcosa che non si dice mai apertamente, ma che è una delle cause più grandi della mancanza di fluidità, la mancanza di frasi pronte. Quando parli la tua lingua madre, non costruisci ogni frase da zero ogni volta. Usi tantissime frasi già pronte, espressioni che hai sentito 1000 volte, formule che conosci a memoria. Questa automatizzazione è fondamentale per la fluidità. E in italiano ci sono tantissime espressioni di questo tipo che puoi imparare subito. Come mai? Nel senso, a proposito, in effetti, per forza, figurati, meno male, dai andiamo. Impararle come blocchi già pronti le fa uscire in modo automatico. E questo ci porta alle pause. In italiano, come in ogni lingua, le pause fanno parte della conversazione. Non devi riempire ogni secondo di silenzio. Quando fai una pausa, puoi usare delle parole naturali. Allora, dunque, ecco, insomma, vediamo, praticamente. Ti danno il tempo di pensare senza che la conversazione sembri bloccata. Usale senza vergogna. E un'ultima domanda per voi. Scriveteci nei commenti. Qual è la cosa che ti blocca di più quando parli italiano?
La paura di sbagliare, non trovare le parole, non capire quando l'altro parla veloce. Scrivetelo perché i vostri commenti ci guidano nella preparazione dei prossimi episodi. Allora, riassumiamo tutto insieme. Primo, parla ogni giorno, anche se fai errori. Secondo, accetta l'ansia e parla lo stesso. Terzo, smetti di tradurre nella testa e inizia a pensare in italiano. Quarto, impara prima le parole e le frasi più utili. Quinto, ascolta tanto e usa lo shadowing. Sesto, impara a memoria delle espressioni naturali già pronte. Settimo, usa le pause senza paura. 8 punti. 8 cose che puoi iniziare a fare da oggi, subito. Non devi fare tutto in una volta, scegli il più facile e inizia da lì. E ricorda sempre, ogni errore che fai è un passo avanti, non un passo indietro. Anche i madrelingua fanno errori. Quello che conta è continuare, non fermarsi, non scoraggiarsi. Ogni giorno che pratichi, ogni frase che riesci a dire è una vittoria. Sii orgoglioso di ogni piccolo progresso. Se questo episodio ti è stato utile, metti un mi piace, condividi con un amico che sta imparando l'italiano e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ogni settimana siamo qui con nuovi episodi pensati per aiutarti a migliorare il tuo italiano in modo naturale e divertente. È stato un piacere enorme stare qui con voi oggi. Speriamo che questo episodio vi abbia dato qualcosa di concreto da usare già oggi nella vostra pratica. Ricordate, la fluidità non è un dono che si nasce avendo, è qualcosa che si costruisce giorno dopo giorno con impegno e costanza. E voi ce la fate, ne siamo assolutamente sicuri. Un grandissimo abbraccio a tutti voi da parte mia e di Stefano. Ci vediamo nel prossimo episodio di BravoCast Italiano. Buona giornata a tutti e buono studio! A presto, cari amici, buona giornata